Ciao a tutti, sono Matteo e questo è il mio secondo video sulle FAQ, ovvero le domande più frequentemente poste riguardo al parkour. Allora, come nel precedente video ho selezionato delle domande che voi mi avete posto su un sondaggio che ho lasciato sulla mia pagina Facebook e le domande di oggi sono queste. La prima, molto interessante tra l'altro, dice: forza, agilità, resistenza. Ogni persona ha le sue caratteristiche, ma ce n'è una predominante di solito? Ottima domanda. Beh, rispondo subito. Sì, ce n'è di solito una predominante, però diciamo che tutti noi abbiamo più o meno lo stesso bagaglio tecnico, nel senso, essendo esseri umani, abbiamo più o meno le stesse potenzialità. Ovvio, concorrono parecchi fattori al rendere migliore una persona rispetto ad un'altra, ad esempio le tue esperienze, ad esempio la tua predisposizione fisica, il tuo carattere e vari altri fattori che possono renderti più agile di qualcuno che magari è più muscoloso di te, più forte di qualcuno che è più muscoloso di te. O sai quante volte mi è capitato nel parkour che persone ad esperienza zero di sport in generale in poco tempo prendessero l'abilità di gente che si allenava magari da un anno o due, ok? Dipende, però sì, rispondendo molto più precisamente in questa domanda, c'è più o meno una predominante, nel senso sta a voi allenarvi e scoprire cosa vi riesce meglio. Nel senso, qualcuno di voi sarà più portato a gesti di pura forza fisica, altri saranno più portati a movimenti di agilità, altri magari nella resistenza, nell'equilibrio, nella precisione. Lo dovete scoprire voi, è questo il bello dell'allenamento, continuare ad allenarsi scoprendo sempre più cose nuove su se stessi che prima ignoravamo. Ad esempio, un giorno allenandovi potete scoprire che siete degli assi, dei numeri 1 a imparare facilmente un determinato trick anziché un altro. Sta a voi scoprirlo e sta a voi scoprire il prima possibile qual è il vostro punto di forza, qual è la predominante appunto sul vostro fisico, e magari allenarla di più o cercare di livellare le cose, perché è meglio essere dei praticanti abbastanza polivalenti, quindi essere in grado di fare più o meno tutto in modo abbastanza decente. La seconda domanda è consigliato cominciare prima in palestra o per strada? Allora, faccio una piccola digressione. Per quanto riguarda me, nella mia esperienza di parkour, io quando ho cominciato ad allenarmi, quando mi ponevano questa domanda, io rispondevo che allenarsi in palestra era una cazzata, perché dicevo che il vero parkour si imparava per strada, che imparando in una palestra comunque ti limiti troppo e comunque hai paura poi fuori degli ostacoli veri, che comunque ti rifai troppo a quello che ti dice il tuo istruttore nel modo di vedere le cose del tuo istruttore e non sviluppi un tuo personale concetto di parkour. E in parte è vero, però poi negli anni, quando sono diventato istruttore anch'io, mi sono reso conto che molte persone hanno bisogno di cominciare le cose piano piano, passo per passo, e che quindi la palestra in questo caso è molto utile, perché magari ci sono persone che non hanno il coraggio di provarlo su ostacoli veri, persone che magari non hanno il tempo di allenarsi fuori quando noi ci alleniamo e allora riescono a ritagliare del tempo solo per venire in palestra. Varie motivazioni. Sono due metodi molto validi, sia allenarsi per strada che allenarsi in palestra. L'uno non esclude l'altro. I miei ragazzi, ad esempio, quando li reputo pronti li faccio allenare anche fuori, ma questo non vuol dire che non ci sarebbero potuti riuscire comunque anche se si fossero allenati solo per strada. Il mio consiglio è quello di fare come volete, perché si può imparare il parkour a un livello discreto, anche buono, in tutti e due i modi. Ovviamente in palestra ci si mette un po' di più, perché magari in palestra se hai imparato a fare, che ne so, un Kong
della Madonna, fatto perfetto, poi vai fuori e ti rendi conto che quello è di cemento, di metallo, di legno, di ferro, qualsiasi cosa è, e che non è facile come in palestra avendo una cavallina, un ostacolo morbido, quello che è. E quindi è diverso, perché devi affrontare molti più blocchi mentali che invece un praticante che si allena outdoor sblocca più facilmente, perché costantemente ha a che fare con un ostacolo che sbatti una volta, ti sei fatto male, magari li blocchi anche, o ti sei infortunato seriamente e ti fermi giorni, mesi, sfortunatamente anche anni può capitare. Però esplorate, ragazzi, esplorate, andate per strada, vedete che effetto vi fa, datevi delle tappe, se vedete che non riuscite a fare determinate cose tornate indietro e accumulate esperienza, perché tramite quello si ottiene consapevolezza e sicurezza. Cioè, diffidate dai video che ci sono su internet in cui vedete quelli che saltano dai tetti. Quello sì, anche quello è parkour, ma non si parte da quello. Il parkour si inizia dalle piccole cose. Come avete visto, io il percorso di tutorial l'ho cominciato da no sound, atterraggi, quindi rotolamenti, perché è quello l'inizio. Se uno inizia parkour e si fissa che vuole fare un determinato trick, molta gente comincia parkour dicendo voglio fare il backflip, voglio fare il front flip, voglio andare a fare il roof to roof, che è il tetto a tetto. Sbagliano, perché sarebbe come iniziare a studiare scuola guida e andare dall'istruttore e dirgli me lo insegni a fare il testacoda con la macchina? No, non funziona proprio così. Tu puoi arrivare a fare quelle cose, chiunque può arrivare a fare quelle cose, però va fatto per tappe, va fatto bene, perché il corpo deve acquisire quella consapevolezza, assimilarla, e solo così sei sicuro qua dentro, perché se no è un suicidio. Quindi esplorate, come vi dicevo, nella vostra esperienza, provatele tutte. Se avete modo di andare in palestra dalle vostre parti, fatelo. Se avete modo di allenarvi solo per strada, fate comunque anche quello, è buono, però non escludetelo. Se dovesse iniziare qualcuno a fare un corso di parkour dalle vostre parti, andateci. Magari poi non vi piace, fate una lezione di prova. Fate una lezione di prova e vedete com'è. Però sono tutti e due metodi abbastanza validi. Concludiamo con l'ultima domanda. Quanti sono i movimenti o i trick del parkour? Mi è stata posta più volte questa domanda. Vi spiego. Il parkour di per sé è virtualmente infinito. Nel senso, i trick famosi, o comunque la roba che si fa di più, la roba che si impara, saranno sì e no 20-30, ok? Quello che li rende infiniti sono le varianti, sono le applicazioni a seconda del luogo, a seconda della persona, dell'esperienza, ed è quello il parkour. Quando si dice arte dello spostamento, arte del movimento, si usa il termine arte perché a seconda dell'artista, appunto, si ha un risultato diverso, come in qualsiasi altra forma d'arte. Ad esempio, le note musicali sono 7, però ci puoi fare tutta la musica del mondo, tutti i generi musicali. Sta al musicista l'abilità di dare roba sempre diversa, sempre innovativa, sempre nuova, ok? Nel parkour è la stessa identica cosa. Ci sono tot mosse, sta a te svilupparle in modi diversi, collegarle, farne degli ibridi, mescolarle in ogni modo. C'è chi ci mischia un po' d'acrobatica e sia il freerunning, c'è chi ci mette un po' di arti marziali, addirittura ho visto degli esempi di parkour e danza messi insieme. È un esperimento particolare, ma fatene anche voi, ok? Ora non è che se fate una modifica di una virgola a un trick diventa che vi siete inventati una mossa, perché se andate a vedere lo fanno tutti questo genere di esperimenti, ma non per questo si crea per forza un nuovo trick. È una cosa sì tua, personale, che pensavi di aver inventato solo tu, però ognuno ha un corpo suo, quindi viene sempre in modo diverso. Tutti possono fare un Kong, ok? Il Kong si fa in un determinato modo, ok? Però se tu hai 3 preset diversi, vengono fuori 3 Kong diversi, simili ma differenti, unici ma incredibilmente simili, ok? Quindi vi ripeto per l'ultima volta, esplorate, perché il parkour è così, si comincia dalle piccole cose e si finisce in una miriade
di movimenti che ti fanno cambiare nella testa e nel corpo, e si mescola filosofia, si mescola movimento, si mescola esercizio fisico, il contatto con i compagni. E questo è il bello di questa disciplina. E in più cos'è? Non c'è la competizione, quindi non devi stare lì come in tanti sport che tu magari sei principiante, ti metti in un gruppo e c'è quello più forte che si fa il figo e ti tratta male. Oddio, gli stronzi si trovano dappertutto, però solitamente i traser sono portati a non far notare che loro sono più bravi di te, ma bensì ad aiutarti. Quindi esplorate, conoscete gente, allenatevi dentro e fuori da una palestra, esplorate il parkour, da un movimento come il rotolamento, come il King Kong, si possono sviluppare tante altre cose. Esplorate, non aspettate solo i miei tutorial, andate voi a cercare il vostro concetto di movimento, andate voi a trovare il vostro concetto di evoluzione di un movimento, ok? E io sono sempre disponibile a darvi dei consigli in caso in cui avete provato a fare qualcosa e qualcosa non vi torna, vi siete fatti male, o mentre fate un movimento dici ma come sbatto qua? Sono sempre disponibilissimo, lo sapete. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione per questo video. Vi chiedo scusa se ancora non è uscito il tutorial 9 e non è uscito il video propedeutico sulle mosse dei muri, ma arriveranno molto presto. Purtroppo stiamo organizzando un evento qui a Roma e sono un pochino impegnato, però arriveranno presto. Grazie di tutto e al prossimo tutorial.